Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un altro progetto per quanto riguarda la blockchain di Cardano inerente al metaverse. Sto parlando di Cardano Village e andiamo a vedere il suo funzionamento e in cosa consisterà, ovviamente dopo la sigla. Tantissimi progetti sono nati e stanno nascendo sulla blockchain di Cardano, soprattutto per quanto riguarda il gaming play to earn, il metaverse e gli NFT. Cardano non poteva farsi scappare questi tre trend del momento che ci hanno accompagnato sul finale del 2021 e ci accompagneranno sicuramente ancora per tutto il 2022 e chissà anche negli anni a venire. In realtà su Cardano ci sono già tre progetti interessanti per quanto riguarda il metaverse e uno è proprio Cardano Village. Bisognerebbe solamente capire se ci sarà spazio per tutti e tre o ci sarà qualcuno che prevarrà sull'altro in quanto usabilità, funzionalità e coinvolgimento delle community attorno al progetto. Porterò sul canale comunque l'analisi e la presentazione di tutti i progetti metaverse più interessanti per quanto riguarda Cardano. Oggi passiamo a rassegna Cardano Village. Per quanto riguarda le sale delle land su Cardano Village non sono ancora iniziate, dovrebbero iniziare a breve comunque. Già dalle immagini che vediamo in sovraimpressione si ha un'idea di come sarà le ambientazioni del metaverse. Non sarà un metaverse in stile cyberpunk, facendo riferimento all'altro progetto metaverse che è lanciato su Cardano, Pavia. Qua abbiamo un metaverse più pulito, più luminoso, più gioioso come ambientazioni e possiamo vedere scorrendo sempre nella home page i possibili mint per quanto riguardano le edifici, dove si possono vedere le immagini per quanto riguarda le stagioni o il passare dal giorno alla notte. Molto probabilmente sarà un metaverse un pochino in stile Animal Crossing per tutti coloro che conoscono questo videogioco ideato da Nintendo, dove si avrà la possibilità di avere un terreno, una casa, arredarla con più decorazioni possibili, mobili, sedie, carte da parati e avere poi delle interazioni con tutto il vicinato del metaverse. Ogni accessorio, ogni oggetto che si andrà a acquistare sia per l'interno della casa ma soprattutto anche per l'esterno sarà ovviamente un NFT scambiabile, acquistabile e vendibile all'interno del marketplace. Hanno effettuato una prima vendita iniziale dove possiamo vedere alla voce collezioni, dove possiamo notare tutti gli appezzamenti con le varie stagioni e il susseguirsi del giorno e della notte. Ovviamente tutti questi appezzamenti nella vendita iniziale sono già andati sold out. Questi appezzamenti che stiamo osservando in sovraimpressione non sono le land, perché per quanto riguarda le vere e proprie terre non è ancora stata effettuata nessuna vendita. Questi appezzamenti vengono considerati come edifici, quindi come accessori da poter poi inserire nelle eventuali terre. Questi edifici in realtà si possono già trovare in vendita sui marketplace dedicati agli NFT di Cardano, come ad esempio jpg.store. Alla voce Cardano Village sono presenti gli edifici che abbiamo visto poco fa e come potete vedere, per poter interagire con questi edifici, per poterli acquistare, bisogna utilizzare un wallet non custodial e detenere Cardano sia per il pagamento delle fee ma soprattutto come valuta per acquistare l'eventuale edificio. Attenzione, non è un consiglio finanziario. Come dico sempre nei miei video, fate sempre le vostre ricerche prima di acquistare un token, di acquistare un NFT, perché anche se si tratta di un mondo virtuale, i soldi che noi sborsiamo per acquistare questi oggetti virtuali sono soldi che ci togliamo dal nostro portafoglio. Quindi ogni azione del genere merita un ragionamento personale, un'attenzione maggiore. Non bisogna mai farsi prendere dall'hype, dalla FOMO, quindi mi raccomando, valutate sempre quello che state facendo, usate sempre soldi che siete disposti a perdere e non utilizzate mai fondi che vi servono per la vita di tutti i giorni.
Questo vale sia per le criptovalute, per la blockchain, per il metaverse, per il gaming, per gli NFT e per tutti i tipi di investimenti, sia nel mondo, chiamiamolo così, reale e nel mondo digitale. Comunque, per poter effettuare un acquisto bisogna connettere un wallet non custodial, come ad esempio Nami Wallet. Cliccando su un qualsiasi edificio fa vedere il prezzo, la policy ID, l'asset ID e dove andrà a posizionarsi, ovvero nel villaggio numero 1 che è chiamato il villaggio Charles. Una cosa molto importante: non pensate di comprare questa costruzione e di poterla utilizzare nel metaverse se prima non acquisterete anche un terreno. Infatti in questo preciso istante che sto registrando il video hanno creato la vendita iniziale per questi edifici, ma non hanno ancora lanciato la vendita dei terreni. Volendo si possono avere due approcci: o acquistare questi edifici con la speranza poi di rivenderli nel caso a un prezzo maggiorato oppure da tenerli da collezione, o acquistare questi edifici a nostro piacimento, consapevoli che per poterli utilizzare all'interno del metaverse dovremo andare a comprare poi delle terre vere e proprie dove posizionare i nostri edifici. Quindi attenzione nell'acquistare questi edifici, perché se poi volete utilizzare il metaverse sarete vincolati a comprare anche un altro terreno, se no questo oggetto NFT non verrà utilizzato nel metaverse vero e proprio, ma potrete solo venderlo a un altro utente. Cliccando su Cardano Village Continental Map andiamo a vedere che al momento è stato creato il metaverse il Charles Village, dove, come ho detto poco fa, si possono comprare i primi edifici, ma la vendita delle terre deve ancora avvenire. Possiamo poi notare che ci sarà la creazione di altri 4 villaggi. Al momento non è ancora dato sapere quando verranno creati, i nomi del villaggio e cosa si potrà fare all'interno di essi, ma soprattutto quali oggetti si potranno acquistare. Al momento la valuta digitale per l'economia del metaverse è Cardano, però gli sviluppatori hanno messo anche a votazione la possibilità di creare un DEX e un token utility all'interno del progetto. Quindi potrebbero poi esserci due valute associate a questo progetto: Cardano e il token che creeranno qualora la votazione risultasse accolta positivamente dalla community. Per quanto riguarda i membri del team, abbiamo degli avatar con i nomi degli sviluppatori, con la loro esperienza e il loro ruolo all'interno del progetto. Non abbiamo alcun riferimento per quanto riguarda LinkedIn, ma per andare a verificare queste informazioni basta copiare i nomi, andarli a incollare su Google e cercare più riferimenti possibili per queste figure che vediamo correndo nella home page alla voce Project Info Team Member. Al momento la community a sostegno di questo progetto è presente su Discord con circa 1400 utenti e sul profilo Twitter. Non hanno una community Telegram. Il consiglio che vi posso dare, ed è quello che faccio io in prima persona: aspetterò a vedere come si evolverà questo metaverse. Non acquisterò gli edifici anche se mi attirano tantissimo, soprattutto per la veste grafica. Non li acquisterò perché voglio vedere come si evolverà questo metaverse, ma soprattutto se lanceranno effettivamente anche la vendita delle land. Sicuramente se lanceranno una vendita delle land, questi edifici aumenteranno di prezzo, ma preferisco pagare un edificio, un NFT un pochino più caro rispetto al prezzo attuale, ma vedere che posso realmente utilizzarlo in un metaverse, piuttosto che acquistare questo edificio ad un prezzo più basso e magari il progetto non va avanti, non si sviluppa, le land non verranno messe in vendita e mi rimarrebbe questo edificio, questo NFT inutilizzabile in un metaverse e molto probabilmente anche invendibile. Quindi anche in questo progetto preferisco fare da spettatore e magari un domani pagare un pochino più a caro prezzo un edificio o una terra, ma acquistandola a progetto lanciato completamente sono un po' più sicuro di quello che sto per acquistare. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante e utile. Vi invito, per supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale YouTube. È un'azione di pochi secondi e per me ha un valore tantissimo vedere crescere gli iscritti sul mio canale.
Ma soprattutto, se avete bisogno di assistenza e avete voglia di scambiare due chiacchiere insieme a noi, potete accedere anche alla community Telegram e alla nostra community Disco. Trovate tutti i link in descrizione. Io vi auguro come sempre una buona giornata, vi ringrazio per il vostro tempo trascorso questi 10 minuti insieme a me e in mia compagnia, vi ringrazio di cuore e vi invito a seguire il canale nei prossimi giorni per nuovi video. Ciao a tutti! Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante e utile. Vi invito, per supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale YouTube. È un'azione di pochi secondi e per me è un valore tantissimo vedere crescere gli iscritti sul mio canale. Ma soprattutto, se avete bisogno di assistenza e avete voglia di scambiare due chiacchiere insieme a noi, potete accedere anche alla community Telegram e alla nostra community Disco. Trovate tutti i link in descrizione. Io vi auguro come sempre una buona giornata, vi ringrazio per il vostro tempo che avete trascorso questi 10 minuti insieme a me e in mia compagnia, vi ringrazio di cuore e vi invito a seguire il canale nei prossimi giorni per nuovi video. Ciao a tutti!